Benvenuti, insonni della curiosità e cacciatori di verità dietro le quinte. Questa è Turkey News Magazine, il faro che illumina gli angoli più ombrosi dello showbiz, quel posto in cui ogni gesto ha un sottotesto e ogni silenzio rimbomba come un grido. Gli aeroporti, questi non luoghi di partenze e ritorni, a volte diventano palcoscenici imprevisti per rivelazioni che nessuno si aspetta. E proprio lì, tra l'eco dei troli e i riflessi lattiginosi delle luci all'alba di Istanbul, la stanchezza si è trasformata in confessione, e la confessione ha scosso le fondamenta del gossip. Mettetevi comodi e allacciate le cinture. Atterriamo nel cuore di una storia che ha acceso i riflettori su Demet Özdemir e Can Yaman come non accadeva da tempo. Nelle ore incerte in cui il mattino di Istanbul fa a pugni con la notte, l'aeroporto internazionale si è popolato di un brusio diverso dal solito. Tra i flash insistenti e il mormorio dei curiosi, Demet è riapparsa dopo un tour lampo carico di impegni stellari in Arabia Saudita. Sul viso, il segno netto della fatica, nello sguardo, un'inedita calma, quasi una determinazione concreta a riscrivere il modo di stare di fronte alle domande. La diva, impeccabile anche dopo un volo infinito, ha catalizzato gli obiettivi in un istante, ma più del suo look sobrio ed elegante, è stata un'assenza a diventare la prima notizia, quella di Can Yaman, il partner che tutti cercavano tra la folla e che, quella notte, non c'era. I giorni appena trascorsi erano stati un vortice, premi abbaglianti, inviti esclusivi, contatti internazionali a Riyadh, passerelle social tra sorrisi e stanze d'albergo che profumavano di grandi progetti. Eppure, l'arrivo solitario di Demet nella sala arrivi non è passato inosservato agli occhi famelici dei paparazzi, sempre pronti a leggere la crepa sotto la patina perfetta. Ma la tempesta mediatica non è esplosa per ciò che si vedeva, si è accesa per ciò che si è detto. Nel frastuono ordinato delle domande, la star ha scelto la via più spiazzante, quella che in questo ambiente è merce rarissima, una sincerità disarmante, quasi spavalda nella sua semplicità. All'inizio, Demet ha raccontato con entusiasmo del viaggio a Riyadh, definendolo un momento davvero speciale, intenso sul piano emotivo e formativo per la sua carriera, un susseguirsi di attese superate, abbracci calorosi del pubblico e nuove lezioni apprese tra incontri e riflettori. Fin qui, tutto nella norma. Poi, la svolta. Le domande, inevitabili, hanno varcato la soglia della vita privata, quel territorio che lei e Can avevano blindato per mesi, sfuggendo ai tranelli dell'iperesposizione. E lì, senza fronzoli, Demet ha scelto di non proteggersi con frasi di circostanza. Con una naturalezza che ha gelato per un attimo il brusio della hall, ha ammesso di aver trascorso la notte prima del rientro in un hotel, in compagnia del suo fidanzato, Can Yaman. Lo scatto secco degli otturatori si è moltiplicato come grandine sul metallo. Ogni microespressione, ogni increspatura delle labbra di Demet nel pronunciare quelle parole è stata inseguita con lente d'ingrandimento. In un istante, lo scontro tra verità e apparenza è diventato trend. I commenti sui social hanno preso fuoco, espandendosi a macchia d'olio, la coppia più chiacchierata del momento, quella che in tanti momenti aveva preferito lasciare il proprio sentimento nell'ombra, è tornata al centro dell'arena con una frase pronunciata tra i metal detector e il profumo del caffè. In molti, allora, si sono chiesti se non fosse questo un cambio di epoca per due volti tanto amati quanto prudenti, un passaggio dalla difesa serrata a una trasparenza studiata. Gli esperti di costume, con la freddezza di chi osserva la marea dalle scogliere, hanno letto nella serenità di Demet un segnale preciso. Niente passi falsi, niente improvvisazioni, solo la voglia di raccontare il presente per quello che è, senza l'ossessione di doverlo ripulire, né la paura di scoprire il fianco. C'è chi sussurra che Demet da tempo chieda, a chi la conosce davvero, di lasciare che la relazione con Can si racconti da sé, attraverso i fatti, senza rimanere prigioniera del sentito dire. Non una diga contro il pettegolezzo, dunque, ma una finestra aperta, da chi decide quando far entrare la luce e quando tirare le tende. E molti, tra i redattori che vivono di retroscena, hanno chiamato quella frase in aeroporto uscita controllata, una strategia meditata, dopo mesi di silenzio compatto, per spezzare il rumore con una nota chiara. Se Demet ha scelto la franchezza, Can ha preferito la sua solita riservatezza. Nessun commento, nessuna replica, solo il suono lieve del suo stile,
lasciar correre le parole e restare concentrato sul lavoro. Un passo indietro che, paradossalmente, avanza la storia. Perché proprio il contrasto tra la dolce determinazione di Dimet e la discrezione di Khan ha riacceso la curiosità di tutti, facendo nascere una domanda sospesa: questa nuova politica della porta socchiusa diventerà la loro normalità? Fonti vicine alla coppia, intanto, assicurano che, pur tra set lontani e orari impossibili, i due ritagliano oasi preziose, tempi brevi ma intensi in cui recuperare il filo, fermare il mondo e ricominciare a guardarsi negli occhi. E quella notte in hotel, la notte prima del rientro dalla capitale saudita, è stata proprio uno di quei momenti messi in cassaforte. Bastano poche parole, però, a dividere un fandom. Da un lato, gli applausi di chi ha letto nella sincerità di Dimet una bandiera di modernità, la prova che l'amore non teme la luce. Dall'altro, le perplessità di chi avrebbe preferito che certi dettagli restassero un segreto custodito per due. Ma mentre i commenti si accavallavano, un'idea ha preso quota come un aereo in decollo: Dimet non ha più intenzione di nascondersi. Non per sfida, non per spettacolo, ma per la serenità che le dà sentirsi allineata con ciò che vive. E il segnale al pubblico è apparso semplice, quasi disarmante: non ci sono verità da camuffare, né favole da raccontare, solo un sentimento che affronta il tempo con l'ostinazione di chi lo vuole proteggere. Eppure, quella sera aveva ancora un colpo di scena. Dopo un respiro lungo e una pausa carica di attesa, è arrivata la seconda tessera del mosaico. Alla domanda su dove fosse Khan in quel momento, Dimet ha rivelato con naturalezza che lui era già tornato a Milano. Una frase all'apparenza neutra, capace di far saltare il banco più di qualunque immagine rubata. Milano, che per Khan è una seconda casa, un punto di gravità tra set, passerelle, incontri con brand internazionali, ha preso il posto dell'incognita. E l'abbinamento tra la notte insieme in hotel e il volo di ritorno verso la città lombarda ha acceso un faro diverso sulla relazione, quella di un amore che non chiede attenzioni, ma organizza il tempo con lucidità. Il rimbalzo sui social è stato immediato. Khan è tornato a Milano, è diventata la frase del momento, citata e rilanciata come una traccia lasciata apposta dal destino. C'era chi già immaginava un legame con la Fashion Week, chi parlava di progetti internazionali pronti a sbocciare, chi scommetteva su nuovi set oltre confine. Ma la calma di Dimet, quel modo di accogliere la domanda come se fosse la cosa più naturale del mondo, è stato il dettaglio che ha congelato i giudizi affrettati. Sembrava dire senza dirlo: ognuno fa il proprio lavoro, tutto va bene così. Niente scosse, niente diffidenze. Solo la consapevolezza che, se due persone si scelgono davvero, la distanza non è un abisso, è una strada da percorrere con pazienza e fiducia. Chi conosce le regole non scritte della celebrità ha letto in quel momento una transizione chiara. Dimet e Khan, dopo lunghi mesi trascorsi a scansare le trappole dell'ipervisibilità, stanno trovando una loro grammatica pubblica, poche parole, mirate, dette quando servono e non un secondo prima. E quelle parole, proprio per la loro rarità, hanno un peso specifico. Tra i titoli che si sono rincorsi, qualcuno ha giocato con la formula "non si nasconde più", come se la scelta di Dimet fosse una linea tracciata sulla sabbia, un confine nuovo tra il sussurro e la confessione. In realtà, dietro quella semplicità, c'è una regia delicata. Far arrivare al pubblico la voce giusta, senza sprecare né la magia della privacy né la necessità di mettere a tacere la fantasia altrui quando scivola nel fraintendimento. Le redazioni si sono accese per ore. Analisi, commenti, ricostruzioni. C'era chi giurava di aver visto nei giorni precedenti i segnali di un passo a due perfettamente sincronizzato, e chi invece sosteneva che la vera novità fosse proprio quella pausa davanti ai microfoni, quando Dimet ha scelto di non filtrare tutto. A qualcuno è sembrato un gesto d'amore adulto, quasi una dichiarazione indiretta, rivendicare una normalità complicata, ma libera. Ad altri, un calcolo lucido per rimettere mano al racconto mediatico e chiudere una volta per tutte la stagione delle congetture velenose. In mezzo, come sempre, la verità quotidiana di due persone che lavorano senza sosta, inseguono i propri progetti e difendono una complicità costruita a piccoli passi, tra un volo all'alba e una cena tardissima finita con risate basse e telefoni capovolti.
Intanto, a Milano, i rumor correvano. C'era chi parlava di incontri fissati con maison prestigiose, chi accennava a nuove collaborazioni europee, chi tirava in ballo set segreti e ipotesi di coproduzioni internazionali. Khan, con la sua figura di romantico riservato e professionista meticoloso, continuava a muoversi in silenzio, lasciando che la città lo inghiottisse nel suo ritmo elegante. Poco importava se le voci fossero più o meno fondate, quello che contava, in quel momento, era la percezione netta che arrivava da Istanbul. Dimet, con un filo di voce e una scelta precisa, aveva trasformato una notte d'aeroporto in un prologo, il primo capitolo di un modo nuovo di stare sotto i riflettori. E qui sta l'aspetto che ha fatto innamorare i più romantici, l'idea che la coppia, pur scegliendo di non spettacolarizzare ogni attimo, abbia trovato il coraggio di mostri rari, quello di tenere insieme i pezzi, di costruire rituali che resistano all'urto del calendario. Oggi un abbraccio in una lobby, domani una videochiamata trafelata prima di una diretta, dopodomani un volo incastrato all'ultimo momento per un bacio tra due scali. Non favole patinate, ma gesti ripetuti, quelli che fanno un destino. E così, quella notte d'hotel poco prima del rientro, lungi dall'essere un dettaglio da rotocalco, ha assunto il sapore di un patto silenzioso. Dopo, ognuno al proprio volo. Con la promessa, però, di ritrovarsi, di rifare tutto da capo, come fosse la prima volta. Certo, non sono mancati i moniti. Qualcuno ha ricordato quanto la fama sappia essere famelica, come possa divorare la delicatezza dell'intimità in un attimo. Ma la risposta di Dimet, così sobria, così priva di rancore verso il lato curioso del pubblico, ha sgonfiato in partenza il pericolo di una deriva. Nessun trionfalismo, nessuna posa da eroina. Solo una donna che si è presa il diritto di dire: questa è la mia vita, questo è il mio amore, questo è il nostro equilibrio. E se domani vorrò raccontare, lo farò. Se vorrò tacere, pure. Nel mezzo, tutto quello che conta è la sincerità con se stessa. E forse è proprio questo, più di ogni altra cosa, che ha conquistato la platea. Il ritorno a casa di Dimet ha lasciato più domande che risposte, come spesso accade quando le storie vere rifiutano i finali facili. Ma una certezza si è fatta strada con la forza delle cose semplici. Dimet Özdemir ha preso in mano il proprio racconto. E lo ha fatto senza rompere piatti, senza inchiodare nessuno al muro delle dichiarazioni shock. Ha scelto la delicatezza di un sì sussurrato, di una verità lasciata a esempi concreti. E dietro questo sì, si è intravista l'ombra familiare e rassicurante di Ken Omen, già tornato a Milano, al suo lavoro, ai suoi appuntamenti, alla sua disciplina. E ora la palla passa a voi, che siete la parte più importante di Turkey News Magazine. Pensate che questa strategia dell'onestà calibrata porterà benefici alla coppia nel lungo periodo, proteggendola dagli eccessi del clamore? O credete che aprire anche solo uno spiraglio sull'intimità sia un rischio inutile nel mondo delle star? Voi, al loro posto, come gestireste una relazione messa alla prova dalla luce implacabile dei riflettori e dalla distanza che incalza? Raccontateci tutto nei commenti, la vostra voce accende la nostra analisi e dà peso alle cose che contano davvero. Grazie per aver volato con noi in questa notte di verità svelate tra un imbarco e un bagaglio a mano. Se vi piace questo sguardo profondo e appassionato, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere nessuna esclusiva, mettere un like al video, condividerlo con chi ama il mondo dello spettacolo e, se volete sostenere direttamente il nostro lavoro, considerate i pulsanti Join e Super Thanks. Restate connessi, restate curiosi e, soprattutto, restate con Turkey News Magazine, dove il dietro le quinte non è mai solo un dettaglio, ma la chiave per capire il palcoscenico.